Ciao a tutti e benvenuti nel mio primo video di YouTube. Per chi non mi conosce, sono Noemi di Cookie with the Hamster. Magari mi seguite già su Instagram, magari seguite soltanto il mio blog cookiewiththehamster.com o magari non mi conoscete basta. Io abito a Milano e mi occupo principalmente di gastronomia asiatica, in modo particolare di Giappone, Cina, Hong Kong, Corea del Sud e anche con degli spin-off sulla Corea del Nord. Ma non solo, mi occupo anche di cultura, cinema, serie TV, beauty, negozi, veramente di tutto un po'. Essendo nuova qui su YouTube ho veramente tantissimo da imparare, però vi chiedo di essere gentili e di avere un po' di pazienza. Pian pianino imparerò anch'io ad essere una brava YouTuber. Ci vorrà del tempo, ma grazie ai vostri suggerimenti e alle vostre critiche costruttive sono sicura che migliorerò in fretta. Di che cosa vi parlo oggi? Sapete quanto io odi il caldo, sapete quanto io odi l'estate, preferisco rimanere in città e mangiare tantissimo cibo buono piuttosto che andare al mare e prendermi un'isolazione. Dove sono stata? Sono stata diverse volte in uno dei miei ristoranti preferiti, del quale vi parlerò oggi. Si tratta di Kapponinomiya, uno dei miei ristoranti giapponesi autentici e tradizionali preferiti in città. Kapponinomiya si trova a pochi passi dalla fermata della metropolitana di Gambara. Sono andata con la mia amica Eleana, che mi aiuta sempre non soltanto a fare foto e video, ma soprattutto a terminare i piatti enormi che di solito ordino. Come potete vedere il ristorante è molto minimale, sui toni del beige. Inutile dire che sembra davvero di pranzare o cenare all'interno di uno dei ristoranti di Ginza. Io lo trovo meraviglioso. Come meraviglioso è il banco. Chiamando per tempo e facendolo presente in fase di prenotazione, potete mangiare al bancone e ve lo assicuro, non c'è niente di meglio che mangiare di fronte al maestro Ninomiya-san mentre taglia il pesce. Ovviamente abbiamo pranzato al bancone, abbiamo ordinato del tè verde freddo e dell'acqua naturale come antipasto Agedashi tofu, ovvero un quadrato di tofu dorato immerso in brodo dashi tiepido, coperto sopra con alga nori tritata finemente. Anche se era molto caldo fuori, quel brodo tiepido era veramente molto buono, direi defaticante. Dopodiché ecco arrivare uno dei piatti principali, Teishoku Sushi. Indica il set di un piatto principale e poi dei contorni. Basta vedere questo piatto per capire la bravura dello chef e quanto buono sia questo sushi. C'è un piatto ancora più speciale, si tratta del Jubako Kaizen Special, ovvero una scatola di legno con all'interno un letto di riso sormontato da pesce freschissimo. Lascio voi giudicare dalle immagini.
abbiamo terminato con uno dei dolci più buoni che si possono trovare in questo ristorante. Matcha tiramisù, qui preparato con alla base anco. Delizioso. Oltretutto non è eccessivamente dolce, quindi si bilancia perfettamente con il matcha e potete sentire tutti i sapori. Ciao a tutti, vediamo. Grazie. A mezzogiorno il prezzo è davvero molto conveniente, proprio perché vengono serviti questi set davvero alla portata di tutti. Potete scegliere il sushi, Jubako Kaisen Special o Jubako Kaisen senza special. Significa che all'interno non troverete liquora. Troverete altri tagli di pesce altrettanto pregiati. Oltretutto fanno anche il Jubako di anguilla laccata, Jubako Unagi, che è pazzesco. Uno dei miei piatti preferiti in assoluto. Che differenza c'è con la cena rispetto anche al prezzo? Beh, direi che già questo fa molto. La sera potete ordinare tantissimi tipi di nigiri, anche di tagli di pesce molto particolari, oltre a delle preparazioni a base di carne di wagyu, è veramente deliziosa. Vi state domandando se c'è qualcos'altro che potete ordinare a pranzo? Forse sì, il ramen. Ramen che ha lo stesso prezzo sia a pranzo che a cena. Ci sono 3 tipi di ramen diversi, i miei preferiti sono tonkotsu e poi tantan men, leggermente piccante, veramente un comfort food. Che altro aggiungere? Se vi state domandando perché non ho parlato molto durante il video all'interno del ristorante, è semplicemente perché al banco c'erano altri clienti, lo chef era molto concentrato sul suo lavoro e ovviamente non volevo essere maleducata e non volevo disturbare. Scrivetemi se avete qualche dubbio, volete avere qualche informazione o semplicemente avete qualche curiosità. Nella didascalia sotto lascio tutti i link al mio sito, al mio articolo e agli altri miei social e ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!